Ciao a tutti ragazzi. Come va? Oggi giocheremo al primo Crash Bandicoot, ma come vedete già dal menu, capite che questa è un'altra versione del gioco che giocavamo da bambini. Si tratta infatti della versione prototipo, creata dal 1994 e rilasciata ai giornalisti e i beta tester l'8 aprile 1996 e tra settembre e novembre di quell'anno uscì il gioco finito che tutti sappiamo. Ecco, come avete visto, è differente il menu, le tre isole che sono disegni 2D, e quando andiamo in un'isola, anch'essa è un disegno in 2D. Premendo X andremo nel livello desiderato, con quadrato torneremo alle isole, e se lo ripremeremo da lì torneremo al menu iniziale. Adesso entriamo nel primo livello, il caricamento è un po' lungo, ma cercate di capire che questa è una versione beta, non vi aspettate che sia perfetta. Eccolo il nostro marsupiale preferito, che fin dalla beta, finisce in un'isola come un povero naufrago XD. Vabbè, già vedete che c'è una cassa in più, questa versione ha moltissime differenze con la versione che tutti sappiamo, si passa dal diverso posizionamento delle casse, a cose un po' insolite, fino ad arrivare al punto che sembra un altro gioco, e non esagero, questa versione ha molte sorprese in serbo, e anche in tedesco, e forse anche in francese XDDD. Un'altra cosa che avrete notato, e chi non l'ha fatto dirà ma quanto posso essere stupido per non essermene accorto subito, non c'è la musica. Nessun livello ha una colonna sonora, ci sono solo alcuni suoni, alcuni identici, altri differenti, e altre entità che non hanno proprio un effetto sonoro. Una leggenda dice che nel livello, se non sbaglio Jungle Rollers, è stata trovata una traccia audio, ma nessuno l'ha mai sentita, quindi penso che sia una leggenda, o per meglio dire una cazzata. Dimenticavo, anche l'audio è differente. Nel frattempo disintegriamo queste casse, e andiamo su, dove c'è il primo checkpoint, e in esso c'è una sorpresa. Ops, piccolo spoiler, scusate. Che vergogna, un uomo che spoilerà cose di una versione prototipo di un gioco, ricca di segreti, rovinando l'emozione degli appassionati di videogiochi, anche se alla fine era solo la scritta differente e il suono del checkpoint. In ogni caso, io gli darei l'ergastolo. Tralasciando il rompicoglioni, che oramai è la sua professione, la terza maschera di Aku Aku non fa andare più veloce, ma ti rende solo invincibile e forse per più tempo o anche di meno, non ne ho idea. Qui fuori, ci sono altre casse, e c'è anche il ponte che tutti sappiamo anche se il suo interruttore può essere premuto fino all'infinito. PS non cambia un cazzo però XD. Non ho preso tutte le casse, per chi non lo ricorda, per avere la gemma, occorre distruggere tutte le fottutissime casse del livello e nel caso del primo Crash, anche senza mai morire. Ecco il portale con il suono identico, ma le particelle che girano intorno adesso sono abbastanza differenti. Adesso vado dentro, e per la gemma? XDDD. Ebbene sì, le gemme non erano ancora state pensate, né quelle né nessun tipo di collezionabile per aver rotto tutte le casse, e ora vi chiederete, ma a cosa servono allora? A un cazzo XDDD. Le casse servono solo per non rendere il livello vuoto e per fare qualcosa di divertente ai giocatori, poi sono diventate elementi obbligatori per finire il gioco al 100%, ma in questa versione le possiamo lasciar marcire XDD. Che vergogna, un uomo che lascia marcire delle povere casse innocenti, anche se sono oggetti inanimati, solo perché non ci sono le gemme, quindi non c'è motivo di romperle, io gli darei l'ergastolo. Senti, questa è già la seconda volta che vieni a sparare cazzate e mentre io rompo le casse, tu rompi le mie, anche se le mie sono in basso e di forma circolare. Va via, decido io come giocare, e non posso perdere tempo con un coglione come te, che devo anche spiegare le differenze con il gioco finito. Forza forza, voglio rompere quelle casse con l'invicibilità, come potete vedere, qui c'era la piattaforma della gemma verde, che serviva per prendere le casse in alto, qui, ovviamente, non c'è, e il soffitto non ha ragione di essere aperto. Nel frattempo, abbiamo preso un'altra faccia di Tauna per il bonus, come vedete le facce che manco si visualizzano, sono un po' diverse, e per il bonus e per quelli futuri, ci saranno molte sorprese, e restando in questo tema, ne sta per arrivare un'altra.
Andiamo avanti e distruggiamo questi maledetti che osano sfidarmi, a me, che sono il grande Crash Bandicoot prototiposo XDDD. Eccoci, pronti per la sorpresa. Vi lascerà come, ma come cazzo è possibile? Infatti, ma come cazzo è possibile? Ebbene sì, il limite di vite è 9, avete visto che abbiamo preso 2 vite ma il contatore resta sempre a 9. Da un lato, non ci sono gemme quindi posso morire, ma posso farlo solo per 9 anche se in realtà 10 volte. Nel mentre, abbiamo preso la terza faccia di Tauna e siamo qui nel bonus, che come vedete, ha lo sfondo dei bonus di Brio. Addentriamoci nel bonus, che anche Tauna è diversa. Ma quanto posso essere un pirla? Vi giuro che non l'ho fatto apposta, merda, non ho fatto vedere Tauna porca puttana, tutta colpa di questa testa di merda che mi ritrovo. XDDDD, quanto godo quando schiatti, specialmente come un coglione, e specialmente quando devi far vedere qualcosa ai visualizzatori XD. Senti brutto pezzo di merda testa di cazzo, già è la terza fottuta volta, ho fatto un fail assurdo, sono incazzato come una bestia, se non te ne vai c'è il rischio che ti do tante di quelle palate che ti mando in coma, poi ti metto in una cassa e ti mando in un aereo dritto per l'Azerbaigian. Ragazzi, il video è finito, spero che vi abbia intrattenuto, farò tutto il gioco, anche se vi avverto che è 10 volte più difficile della versione finale. Ciao a tutti ragazzi e statemi bene, e se potete, cercate di procurarmi un biglietto di sola andata per l'Azerbaijan XD. Per la pala già ce l'ho, e di casse ne abbiamo viste anche abbastanza XD.